Villa Valmarana ai Nani, così chiamata per queste 17 simpaticissime statuette in pietra raffiguranti i nani, ora disposti sul muretto una volta disseminate per il parco. La villa viene costruita nel 1669 per l'avvocato vicentino Giovanni Maria Bertolo. Alla sua morte passerà in eredità a sua figlia, che la venderà a Giustino Valmarana. Giustino chiama il famoso architetto Francesco Muttoni, fa ampliare il complesso e trasforma l'originaria barchessa in foresteria. Nel 1757 Giustino chiama per la decorazione della palazzina e della foresteria Giovan Battista Tiepolo e Gian Domenico, appena tornati da Würzburg. Il risultato? Un capolavoro straordinario che ci permette più di ogni altro luogo di confrontare l'arte sublime di Giambattista e quella nuova, la pittura della realtà di Gian Domenico. Nella palazzina Giustino Valmarana, il committente, chiede a Tiepolo di utilizzare soggetti eroico-amorosi desunti dall'epica classica, Iliade e Odissea, e da quella moderna, l'Orlando Furioso di Ariosto e la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. All'ingresso il sacrificio di Ifigenia, in cui la povera fanciulla si salva dal martirio grazie all'improvviso arrivo su di una nuvoletta di un cerbiatto mandato da Diana, che ovviamente verrà sacrificato al posto suo. Mirabili le illusionistiche architetture dipinte da Girolamo Mengozzi Colonna, fedele collaboratore di Tiepolo anche in questa impresa. Sala dell'Iliade. Briseide viene catturata e fatta schiava e consegnata ad Agamennone. I personaggi sono come attori su un palcoscenico teatrale. Violentissima la dea Minerva, che tira i capelli e placa l'ira funesta di Achille, che stava per scagliarsi sul vecchio Agamennone. L'eroe allora si ritira a meditare seduto sopra questa balaustra, mentre dietro Tetti, sua madre, ninfa del mare, lo consola. Sala dell'Eneide. In un'ambientazione assolutamente veronesiana, Enea presenta Cupido nelle vesti di Ascanio a Didone. Mercurio esorta il pensieroso Enea a lasciare Cartagine. Sala dell'Orlando Furioso. Angelica soccorre Medoro ferito. Dietro un contadino con il cavallo osserva la scena. La coppia verrà così ospitata nella casa di due contadini e qui la vediamo nel momento del loro commiato. La capanna e i contadini spettano qua a Gian Domenico, specializzato in questo genere di figure, come poi vedremo meglio nella foresteria. Come fa ancora oggi qualche ragazzino, Angelica incide romanticamente sull'albero il nome del suo amato. Sala della Gerusalemme liberata. Armida si innamora di Rinaldo addormentato, un soggetto che Tiepolo ripeterà più volte in altre opere. Rinaldo e Armida sorpresi da Ubaldo e Carlo. Cosa straordinaria del complesso è che oltre alla palazzina anche la foresteria è completamente affrescata.
La foresteria è affrescata da Gian Domenico, ad eccezione di questa sala, la Sala dell'Olimpo, affrescata da Giambattista, in cui il registro rimane aulico. Alle pareti, infatti, vediamo divinità e soggetti della mitologia che ci guardano racchiusi entro eleganti quadrature architettoniche. E così noi su questo salottino chiacchieriamo, mentre sopra Venere e Marte chiacchierano sulle nuvole. Sala del padiglione gotico, così chiamata per la particolarissima quadratura architettonica che imita l'eclettica architettura di un padiglione in giardino. E qui cambia tutto, perché gotico significa anticlassico e pittoresco, che si accorda alla pittura naturale di Gian Domenico. Completamente diversa l'atmosfera da quella sognante e legata al mondo della mitologia del padre. La passeggiata invernale, con queste scicchissime signore che passeggiano con i loro eleganti abiti. La passeggiata estiva, di spalle, con il ventaglio e con l'ombrellino. Stanza delle scene campestri. Anche qui, a differenza del padre, non c'è spazio per le divinità, ma i protagonisti sono i contadini, con dei brani pittorici già di gusto ottocentesco. La famiglia del contadino a mensa, un soggetto rustico che ci riporta alla pittura aneddotica di Pietro Longhi, la donna incinta che mangia la polenta rigorosamente in piedi come da tradizione veneta. La vecchia di profilo con il cesto di uova mentre sgrana il rosario all'ombra di un albero. Stanza cinese. Come in tutte le più importanti residenze europee dell'epoca, non poteva mancare la stanza esotica che evoca il mondo cinese, con i suoi bizzarrissimi cappelli e quel particolare fascino del mondo lontano e misterioso. Stanza delle scene di carnevale, con una straordinaria quadratura architettonica che imita una scala con la balaustra, in cui vediamo il servo moro che scende le scale con il vassoio, il vaso di finta porcellana che richiama le vere porcellane e l'affresco del mondo nuovo, l'affresco che Gian Domenico riprenderà nella villa di Zianigo. Divertentissima la scimmietta legata alla balaustra con la corda, che con i suoi salti forse sta per rompere il prezioso vaso di porcellana. Sala dei putti. Qui giocano con il pappagallo, inequivocabile firma tiepolesca, e qui giocano invece con un carrettino che è l'antenato del monopattino. Siamo qui con Maria Carolina di Valmarana, che appunto è discendente di Giustino Valmarana, che commissionò gli affreschi ai Tiepolo. Quindi questo spazio, questa villa insomma, fa parte della storia della vostra famiglia. Certamente, e buongiorno. Sì, fu Giustino Valmarana che nel 1757 chiamò a dipingere questa villa da Giambattista e da Gian Domenico Tiepolo. Ed è assolutamente una villa di famiglia, perché se all'inizio era una villa di villeggiatura e la famiglia nel Settecento, nell'Ottocento, ai primi del Novecento viveva soprattutto nel Palazzo di Città,
I miei nonni, Giustino Valmarana e Amalia Spingardi, quando si sposarono negli anni 20, vennero a vivere qua. Mia nonna e mio nonno dormivano nella stanza delle cineserie e mio padre e suo fratello Angelo dormivano nella stanza dei contadini. Il tempo passato, nel 2005, alla morte di Angelo, io e la mia famiglia siamo venuti qua da Milano per occuparcene e quindi è diventata la nostra vera casa per me e mio marito e le due mie figlie. Quindi sì, certamente una villa di famiglia, una villa abitata dalla famiglia, una villa molto amata e anche una villa con gli stessi mobili che ci servivano per mangiare, le sedie per sederci, quindi il copriletto dei nonni, le tende di una vera casa, e quindi noi trattiamo questa parte della casa come una casa di famiglia. Spero che chi viene a visitarla si senta abbracciata da questo senso proprio di familiarità e che abbiamo voluto portare avanti. Prima mi diceva anche così la particolarità di dormire sotto degli affreschi che insomma rappresentano un capolavoro della storia dell'arte veneta, ma non solo. Sì, ho avuto degli amici americani che ho messo a dormire nei contadini e mi hanno detto che non hanno chiuso occhio. Noi venivamo qua da quando eravamo piccoline, a settembre e a giugno, e quindi è normale, se posso usare questo termine, dormire sotto Gian Domenico soprattutto. Benissimo. E lì vediamo anche, a proposito della famiglia, delle fotografie di vari periodi, di varie epoche, che anche lì insomma ripercorrono un po' i vari personaggi della vostra famiglia. Sì, diciamo che vi racconto le ultime due generazioni. Vedete sul cavallino, sul calesse, mio nonno Giustino Valmarana, proprietario della foresteria, e il suo fratellino piccolo, Tommaso, proprietario della palazzina, e tutti e 5 le sue sorelle. E poi anche una visita illustre che c'è stata qui. Sì, alla Regina Madre d'Inghilterra, ed è stata una lunga visita che non dimenticherò mai. Gentile, cortese, ma guardie del corpo, macchine, sirene che per tutta Vicenza, eccetera, ed era una signora così gentile e così poco presuntuosa. Voi sapete che non bisogna mai baciare le mani alla regina, ma bisogna fare un inchino, cosa che noi abbiamo fatto, ma il personale non era stato informato di questo e quindi si erano messi tutti in fila fuori dalla foresteria, hanno stretto la mano e hanno detto «Buongiorno regina!» e questo rimarrà negli annali. Lei impassibilmente ha dato la mano e le ha strette a tutti quanti. Allora una villa privata che però è molto attenta anche all'apertura al pubblico, ai suoi visitatori, giusto? Assolutamente. Intanto siamo aperti 364 giorni all'anno, dalle 10 alle 18 e dalle 10-18 d'estate e dalle 10 alle 16 d'inverno con orario continuato. Siamo aperti per eventi, matrimoni, convention, eccetera, ma soprattutto siamo molto attenti e molto avanti alle esigenze del cliente. Abbiamo un bookshop molto ben fornito, una sala immersiva con dei film sulla villa a 360 gradi, abbiamo un bar aperto e un sistema di booking online. Chi vuole vederci non ha difficoltà, rispondiamo immediatamente alle mail. I gruppi devono prenotare, le scuole devono prenotare, ma i singoli non necessariamente. Abbiamo cercato di facilitare la visita alla Villa Valmarana quanto più possibile. Siamo sempre qua a dare il benvenuto, a fare un sorriso, a dire buongiorno come proprietari. Ecco, quest'anno è anche un anno speciale. Sono i 250 anni dalla morte di Giambattista Tiepolo e so che è stata organizzata una rete, avete fatto una rete praticamente tra i luoghi del Tiepolo qui a Vicenza, giusto? Abbiamo fatto rete con le ville e i luoghi che propongono o hanno Tiepolo, Giambattista soprattutto. Quindi accanto a Villa Valmarana ai Nani abbiamo Villa Zileri Morterle, Villa Cordellina Lombardi, la Pinacoteca di Palazzo Chiericati e i 7 affreschi al Palladio Museum. Abbiamo fatto un biglietto unico, quindi c'è una grande convenienza ad acquistarlo. Uno degli obiettivi, e mi permetto di dire che non è da meno, noi vorremmo trasformare
la città di Vicenza, non solo nella città di Palladio, ma anche nella città di Tiepolo. Un ciclo, quello di Villa Valmarana, che rappresenta uno dei più alti vertici della pittura veneta e non solo del Settecento. E pensare che il suo committente, Giustino Valmarana, non poté vedere nemmeno completato perché morì nell'anno della sua esecuzione. Altra tappa Este. Duomo di Este, chiesa di origini antichissime dedicata a Santa Tecla, vergine e martire dell'Anatolia. La chiesa venne completamente ricostruita in seguito ai gravi danneggiamenti subiti con il terremoto del 1688. Grazie all'intraprendenza dell'arciprete di allora Marco Marchetti viene promosso un originale e ambizioso progetto architettonico affidato all'architetto veneziano Antonio Gaspari. Pianta ovale, con una continua fusione di elementi palladiani e longheniani e con gli stimoli più attuali del barocco romano. Dal 1702 il Duomo di Este ha una nuova pala d'altare, la glorificazione di San Lorenzo Giustiniani di Antonio Zanchi. Un'opera che verrà ritenuta inadeguata da Carlo Rezzonico, vescovo di Padova e futuro papa, perché appariva come troppo autocelebrativa, con la figura del Marchetti committente in primo piano con il cero in mano davanti al papa e un insieme di vescovi ritratti reali che distoglievano l'attenzione generale dalle figure dei santi in alto. La pala è stata infatti nascosta oggi in questo scalone vicino alla sacrestia. Tra 1758 e 1759 la magnifica comunità di Este affida l'incarico dunque a Giambattista Tiepolo di realizzare una nuova pala d'altare. Nasce così Santa Tecla intercede per la liberazione di Este dalla peste. Posta in Duomo la vigilia di Natale del 1759, che con i suoi quasi 7 metri di altezza è certamente da annoverare tra i capolavori della pittura sacra di Tiepolo. L'artista, attenendosi alle indicazioni ricevute, ritrae la protettrice della città Santa Tecla che prega il Signore affinché salvi la comunità di Este dalla terribile pandemia che sconvolse la città nel 1630. Non era il coronavirus, ma la tremenda peste. Il restauro, quasi concluso ma ancora in corso d'opera, ci permette di osservare la grandiosa tela da pochi centimetri di distanza. La disperazione del popolo e il fetore nauseabondo dei cadaveri. Commovente il dolore straziante della bambina davanti a sua madre ormai morta. Una specie di deposizione che altro non è che il trasporto dei defunti di peste. La preghiera della santa funziona e su ordine del Padre Eterno la peste viene letteralmente scacciata a calci dagli angeli, mentre si propaga nell'aria una sublime luce dorata che scaccia le ombre notturne del male. Sullo sfondo il profilo della città, il suo castello e le sagome dei Colli Euganei. Immancabile la firma in basso a sinistra: Gio Batta Tiepolo Fecit. Il restauro della pala di Santa Tecla è stato un evento molto importante per la nostra comunità. Iniziato nel 2012, arriva verso la conclusione. Fra qualche mese
prima di Natale, speriamo, ecco, avrà la possibilità, ecco, di essere collocata nel suo posto originario. Il restauro è stato un restauro lungo perché ha dovuto affrontare parecchie difficoltà. In particolare, ecco, la prima fase è stata soprattutto una pulitura molto accurata di tutte le incrostazioni che in questi 300 anni la pala ha subito, e quindi, ecco, c'è stata una valorizzazione, ecco, di tutto l'aspetto pittorico, ecco, della pala. Un altro problema molto importante è che questa pala è in una posizione curva perché segue l'andamento dell'abside, e quindi, ecco, era importante trovare una soluzione, ecco, di un telaio che permettesse, ecco, che la pala potesse rimanere tesa, però, ecco, in una posizione anche particolare. È significativo che questo restauro si concluda in questo tempo particolare. Mai avremmo pensato che ci fosse, fra virgolette, un'altra peste, ecco, a segnare le nostre giornate e questi mesi, però, ecco, la rappresentazione e l'importanza di questo quadro, ecco, ci ricorda come anche oggi abbiamo bisogno di superare e di vivere, ecco, questo tempo con fiducia, con speranza e con la possibilità, ecco, di desiderare, ecco, giorni migliori. Villa Pisani a Stra sul fiume Brenta. La villa viene fatta costruire dalla ricchissima famiglia Pisani, la stessa del palazzo omonimo in Campo Santo Stefano a Venezia. L'edificio, eretto tra 1736 e 1756, venne progettato inizialmente da Girolamo Frigimelica, a cui si devono solamente le scuderie e le altre decorazioni nel giardino. Poi terminato da Francesco Maria Preti, a cui spetta il vero e proprio progetto che conferì alla facciata questo aspetto straordinariamente monumentale dal gusto neopalladiano. Tiepolo verrà qui chiamato per affrescare il grande salone della villa. Come apprendiamo dalla corrispondenza con il conte Algarotti, inizialmente Giambattista pensava di impiegarci 3 o 4 anni, invece realizzerà l'opera tra il maggio del 1760 e i primi mesi del 1762, anche perché subito dopo Tiepolo sarebbe partito per Madrid, dove era stato chiamato dal re di Spagna per affrescare il Palazzo Reale. Giambattista dà qui vita ad una delle sue più sorprendenti macchine scenografiche illusionistiche. Sfonda il soffitto e proietta lo spettatore in un immortale Olimpo tiepolesco. Il soggetto dell'affresco è l'apoteosi della famiglia Pisani. La fama della famiglia non è affidata alle imprese gloriose del passato, ma a quelle dei giovani eredi che le compieranno nel futuro. Novità dunque per Tiepolo la presenza nello spazio celeste di ritratti di personaggi viventi. Le 4 parti del mondo. Su una nuvola più alta che domina le altre, l'Europa con il toro. L'Asia con le orecchie da elefante, l'Africa con lo scrigno delle materie preziose e al centro l'America, rappresentata da una pelle rossa con la faretra colma di frecce. In basso la gloria bellica dei Pisani, in cui vediamo forse Andrea Pisani che lotta vittoriosamente contro gli avversari secolari di Venezia, i turchi. La divina sapienza che ricorda inevitabilmente la Madonna. Più in basso le virtù, la fede con il sacro libro e il volto velato, la carità con un bimbo sulle ginocchia che ci guarda, la speranza di spalle con l'ancora, la giustizia con la spada e la bilancia e in secondo piano la fortezza con il leone.
rara l'iconografia dell'Italia, che con la corona turrita e lo scettro guarda verso gli altri continenti e addita un gruppo di bellissime fanciulle che danzano brandendo gli ulivi della pace. Al di sotto compaiono le arti e le scienze, l'astronomia con la sfera armillare, la pittura con il pennino in mano, la scultura con il mazzuolo e con la testa appena scolpita, e la musica con la tromba e lo spartito. Sopra la parte più inaspettata dell'affresco, i figli della famiglia Pisani accanto alla personificazione di Venezia. Vicino la nuda verità e l'abbondanza che sparge i suoi beni. E poi straordinarie bizzarrie tiepolesche, una coppia di contadini che beve il vino e suona, e da sotto il tavolo delle curiose gambe penzolanti che sembrano letteralmente fuoriuscire dall'affresco. Siamo nel 1760 e sappiamo che Giovan Battista Tiepolo sta lavorando ai cartoni preparatori e ai bozzetti per questa straordinaria opera. E scrive al suo amico Francesco Algarotti stimando che sarebbe stato occupato in questa impresa 3-4 anni. Sappiamo invece che le cose andarono diversamente, mentre infatti era già iniziato, avviato il cantiere, viene chiamato da Carlo III, re di Spagna, perché lo vuole a Madrid per affrescare la Sala del Trono. E naturalmente questo incarico è estremamente importante di prestigio non solo per il Tiepolo ma anche per la Serenissima. Così lo stesso inquisitore Foscarini fa pressione sul procuratore Pisani perché lasci partire il Tiepolo. Questa situazione estremamente imbarazzante viene risolta dal Tiepolo in maniera straordinaria. Gli viene dato un ultimatum, potrà completare l'opera solo se riuscirà a farlo entro febbraio del 1762. Il cantiere di fatto inizierà a marzo 1761 e verrà concluso esattamente nella data prefissata. Sappiamo quindi che realizzerà tutta questa splendida opera, il soffitto per intero sono oltre 300 metri quadrati, in 76 giornate di cantiere sugli impalcati, con l'aiuto dei suoi figli Gian Domenico e Lorenzo Tiepolo. Questa sarà l'ultima opera che realizzerà in Italia, infatti partirà subito dopo per Madrid, dove morrà nel 1770. Mirano, Duomo di San Michele Arcangelo, edificio costruito a fine 600 partendo da una chiesetta rinascimentale. Curioso il grande soffitto di Giovanni de Min, nell'Ottocento ma non certo all'altezza dell'estrosa fantasia tiepolesca. La pala raffigura Sant'Antonio mentre compie il miracolo di risanare un giovane che si era tagliato un piede per autopunirsi di un calcio dato alla madre. La scena scelta da Tiepolo precede l'evento miracoloso e presenta il santo che si avvicina al giovane disteso con un braccio levato e l'altro recante il piede reciso. L'intera composizione assume una connotazione teatrale con la disposizione delle architetture come fossero delle quinte. Siamo qua davanti alla pala d'altare di Giambattista Tiepolo. Questa pala nella terra dei Tiepolo costituisce il vertice, uno dei vertici, di un triangolo affascinante, al cui interno c'è la storia di una famiglia d'artisti, la storia di un territorio, la storia di un periodo artistico.
Un altro collegamento interessante che si può fare è quello con la venezianità. Abbiamo qui a Mirano Gian Domenico, abbiamo prima di lui Giambattista. Non è casuale questo collegamento, perché Mirano, essendo città d'acqua, di mulini e quindi di attività anche industriale, fin dal Cinquecento ebbe una fioritura di ville di veneziani che venivano qui ad investire. Ed ecco allora che la presenza di questi artisti è un altro tassello nella storia del territorio. Un altro forte collegamento con la venezianità, di cui una cosa al giorno d'oggi forse un po' curiosa e ghiotta da ricordare è che a Mirano, a differenza di tutti gli altri paesini dell'entroterra, si parla un dialetto di tipo veneziano. Io ho conosciuto Giambattista Tiepolo attraverso il figlio Gian Domenico, anche egli pittore, perché ho interpretato la parte di Gian Domenico Tiepolo in una performance multimediale teatrale scritta da Gianna Marcato, dove Gian Domenico racconta alcuni momenti salienti della sua biografia, con particolare riferimento al suo rapporto con il padre Giambattista, rapporto artistico e umano, diciamo. E ora questo filmato è disponibile in rete in alcune applicazioni, diciamo, di turismo culturale. E così, diciamo, Giambattista e Gian Domenico insieme ora stanno volando, digitalizzati in rete in tutto il mondo. Mio padre, il grande Giambattista Tiepolo, era celebre in tutta Europa. L'Europa del Settecento fu sua. Celebre, sa perché? Per aver scoperchiato i soffitti di ville, palazzi, chiese. Dipingeva i soffitti annullandoli. Dipingeva il cielo, le nuvole, figure alate, come se dall'alto potesse penetrare l'intero universo. Giornata di nebbia a Zianigo. Chiesa della Natività di Maria, di origini quattrocentesche, rimaneggiata nel Settecento e poi ancora ampliata fino all'Ottocento con la nuova facciata. Nel 1799 Gian Domenico viene chiamato per realizzare il grande affresco sul soffitto con la Natività di Maria. Un'opera purtroppo completamente danneggiata nel momento in cui la chiesa viene ingrandita a fine Ottocento e quindi completamente ridipinta e addirittura ingrandita, lasciandoci così oggi solamente una minima parte dell'opera originale. Ci rifacciamo gli occhi sopra l'ingresso di sinistra, dove troviamo invece una bella pala di Gian Domenico datata 1778, ossia il periodo successivo alla morte di Giambattista e dunque corrispondente al suo ritorno dalla Spagna, quando per assolvere a composizioni di carattere religioso e celebrativo il pittore si serviva di spunti compositivi tratti dal repertorio paterno. Terra di Tiepolo non è uno slogan, diciamo, fittizio, ma è la lettura di questo territorio dove la presenza di Tiepolo è stata quanto mai lunga e soprattutto per la presenza di tracce tiepolesche in tutto il territorio. Un territorio che ha come perno centrale la villa di Zianigo, la villa di Tiepolo, che costituisce assolutamente nell'ambito dell'attività culturale italiana, rappresenta un unicum, nel senso che è una delle poche case, se non quasi l'unica, insieme alla Quinta del Sordo di Goya a Madrid, dove l'artista usa questo edificio per affrescare, come ha fatto Gian Domenico Tiepolo, tutte le pareti, ogni centimetro quadrato, però raccontando la sua intima storia, la sua personale storia, perché non si tratta più di avere una committenza a cui rispondere con un tema, ma
leggere la propria, diciamo, vita, la propria biografia, e lui questa biografia l'ha rappresentata proprio attraverso gli affreschi che ha realizzato nella villa e che successivamente poi negli ultimi 20 anni si è ritirato definitivamente a Zianigo e in una fase, come dire, di follia ha realizzato centinaia e centinaia di disegni, molti dei quali sono ancora da riscoprire. Dalle nebbie della laguna alle nebbie della pianura. Giambattista Tiepolo compra nel 1757 la villa che vedete alle mie spalle, che era già stata eretta nel 1688 per Cristoforo Angeloni. La compra e ci viene a abitare, ma purtroppo per poco, perché nel 1762 parte con il figlio per Madrid, dove morirà nel 70. Al momento della morte di Giambattista, Gian Domenico verrà a abitare lui in questa villa e la affrescherà completamente. Nella villa sono rimaste le sinopie perché i Tiepolo dipingevano con molto colore, per cui c'era stata la possibilità, una volta tolto il primo strappo, di avere alle pareti ancora delle figure, delle ombre estremamente interessanti. La cosa importante sarebbe che questo edificio, questa villa, che rappresenta, ripeto, un unicum a livello internazionale per quanto riguarda i beni culturali, dovrebbe in qualche modo essere usufruita, ecco, perlomeno fatta conoscere dal pubblico, e sarebbe per Mirano una cosa importantissima. Nel 250° anniversario della morte di Giovan Battista Tiepolo, il Comune ha accolto con molto favore la proposta delle ACLI di Mirano, che da tempo hanno un esperimento che si chiama Ambasciatori del Tiepolo nel mondo. E con questa iniziativa intendiamo fare una cosa analoga, cioè mettere insieme coloro che e in Italia e nella nostra regione, ma anche fuori nel mondo, hanno conosciuto e sono in grado di introdurci nei luoghi tiepoleschi. Di Giovan Battista certamente, ma anche del talentuoso figlio Gian Domenico, di cui noi a Mirano abbiamo resti. Soprattutto di entrambi è pregevole la vista della villa.